Signori, quello che ho in mano, questo, è un book che mi ha prestato Lele Della Fonte. Di Lele ho già parlato in un altro episodio in cui vi raccontavo quello che era il mood intorno allo snowpark del Mottolino a inizio anni 90. Lele si prese l'incarico di costruire un halfpipe e un salto in fondo alla pista del Mottolino. Se ti sei perso quel video ti lascio qui il link per andare a guardarlo e capire esattamente di che cosa stiamo parlando. Io ti confesso che da quel video devo ancora riprendermi, perché sentendo quello che mi ha raccontato Lele mi rendo conto che era tutto così assurdo e folle, fantastico e allo stesso tempo molto probabilmente irripetibile. Ecco, per qualsiasi cosa, dubbi, curiosità, domande, qualsiasi cosa davvero, lasciate un commento qui sotto e mi piacerebbe potervi rispondere. Scrivetemi anche su Instagram e appena vedo i messaggi vi rispondo. Sarebbe molto bello creare un format in cui, insomma, i contenuti gravitano attorno alle vostre curiosità. E, come sempre, prima di continuare vi lascio 3 secondini per iscrivervi qua sotto. Se non l'avete ancora fatto, ricordatevi, è molto importante sia per me che per il canale, per la crescita dei contenuti, per cui 3 secondini qui sotto il tasto. Ora, in questo book, Lele ha raccolto tutte le riviste, locandine, pubblicità, articoli, qualsiasi cosa che riguardasse lo snowboard a Livigno e al Mottolino dai primi anni 90 fino più o meno al 2006. A questo poi si aggiunge tutto il materiale video che è stato filmato ai tempi. Ecco, e perché ti sto parlando di questo? Perché una volta nato lo snowpark del Mottolino, lo step successivo era inevitabilmente farlo crescere il più possibile. E che cosa fai per pubblicizzare una realtà che vuoi far crescere? Cerchi sponsor, collaborazioni, ti offri per ospitare degli eventi che porteranno degli atleti, che potenzialmente porteranno degli sponsor. Insomma, in una parola semplice, quello che devi fare è marketing. Andiamo con ordine però. Livigno aveva già ospitato nell'86 e nel 91 le edizioni dei World Championship di snowboard, insomma, dei mondiali, però non sul versante di Mottolino. La prima gara di rilievo ospitata da Mottolino sono stati i campionati italiani di halfpipe del 1996. Allora, questa è la locandina dei campionati italiani di halfpipe del 1996. Questa locandina molto probabilmente è stata fatta con Word, font direttamente scaricato da Word Art. È pazzesca questa cosa, è veramente pazzesca. E tra l'altro al suo interno c'è una sezione che si chiama Appunti di viaggio. Ricordiamocelo, siamo nel 1996 e in questo periodo era importantissimo raccontarsi, farsi conoscere, e ogni singola occasione era buona per fare questa cosa, e Appunti di viaggio fa esattamente questo. Appunti di viaggio è una descrizione degli snowboarder, ossia ragazzi che scorrazzano liberi giù dai pendii con un curioso e accattivante attrezzo sotto i piedi. Poi c'è la descrizione di 3 categorie e specialità dello snowboard: i jumper, ossia quelli che provano a sfidarsi, a sfidare i propri limiti saltando sempre di più, gli speeders, che anche loro rincorrono record di velocità, e la terza specialità, che è la più rischiosa, la più impegnativa, la più accattivante, la più figa. Si tratta dello snowboard subacqueo con mazze da golf. Marketing. Ma nella stagione 1995 e 96, oltre ai campionati italiani di halfpipe, Mottolino ha anche ospitato la prima edizione di Hit the Gap. La prima edizione è stata organizzata da un certo Matis. Matis è un ragazzo tedesco che ai tempi aveva un'agenzia con cui portava gli snowboarder a snowboardare a Livigno. Te lo ricordo, stiamo parlando di collaborazioni, e collaborazioni come queste erano super fondamentali per far conoscere lo snowpark di Mottolino. Continuiamo. Dopo la seconda edizione del 1997 arriva l'edizione del 1998 con una news pazzesca, perché l'evento viene trasferito da in fondo alle piste da sci in paese, viene portato in cima dove c'è il rifugio Meeting Point. Ovviamente, neanche a dirvelo, anche in quell'edizione sono successe cose pazze.
Ecco, una cosa molto 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 importante. Io finora ti ho solo parlato di snowboarder e ti ho fatto vedere video solo di snowboarder, ma a quel tempo iniziavano a girare anche tantissimi skier. Mi ricordo che c'era dentro il tio di Lecco che era un folle, uno psicopatico, gli piaceva un botto andare con questi sci Telemark, però gli attacchi erano quelli da Telemark normale, no? E lui saltava, faceva 15-18 metri con quegli attacchi lì e atterrava, cioè non è che atterrava e moriva. L'ultima edizione di Hit the Gap è stata nella stagione 98-99, ok? Che per lo snowpark di Mottolino è stata super importante. Perché? Perché Lele della Fonte, insieme a un altro livignasco di nome Paolo Silvestri, fonda la 1816 White Snowboard Association. Si trattava di un'associazione sportiva che si è occupata praticamente della gestione dello snowpark per una decina d'anni. Ora, con la nascita della 1816 White Snowboard Association cambiano un po' di cose. Numero 1, per la prima volta si organizza un vero e proprio team di shapers. Gli shapers sono le persone che si occupano della manutenzione del park. Numero 2, forse ancora più importante, finisce l'epoca del pipe fatto a mano con il ferro del fieno, perché per la prima volta arriva una pipe machine, per cui un attrezzo che si attacca davanti al gatto delle nevi e con questa mega lama arrotondata che gira fa praticamente la forma del pipe ed è molto più veloce e molto meno artigianale, diciamo, del ferro del fieno. Terza cosa, si iniziano a costruire dei salti anche per i principianti. Quarta cosa, Max Perotti porta a Livigno la rivista Snow Style, che dedica una decina di pagine sulla propria rivista allo snowpark del Mottolino. Tra l'altro, per sapere che cosa dice questa rivista è semplicissimo, basta leggerla. È scritta in giapponese, per cui magari c'è scritto che era bruttissimo, ma nessuno di noi lo saprà mai, per cui questa rivista secondo me ha parlato di cose incredibili successe al Mottolino. Non sono così contento di raccontarla perché Lele scoprirà una cosa che non ha scoperto per gli ultimi 25 anni. Comunque, caro Lele, credo che una sera, presi un po' dalla prescia alla Terra del Vidale, così, cosa facciamo? Cosa non facciamo? Dai, facciamo una cazzata. Andiamo a girare in pipe? Sì, ma non c'è luce. Vabbè, no, tutto qua. Dice, dai che andiamo su col panda, salite. Saliamo in 7-8 su sto panda, sul cofano, andiamo su, fa gli alti e niente, abbiamo fatto la nostra run. Gente che si faceva male perché comunque tra la birra non si vedeva un piffero e il pipe era anche ghiacciato perché suppongo che fosse intorno a febbraio, penso, quindi sai, caldino, poi di sera sghiacciava, gente che si faceva male, si grattugiava, salta sul panda e tornatene a casa. Una volta avevano fatto il pipe qua al Mottolino e io ero all'Alpe di Susi, ero gasatissimo, io volevo andare il pipe, no? Chiamo mio papà e dico, riesci a venirmi a prendere? No, cazzi tuoi, te fai sempre il cazzo che vuoi, va bene. Preso, sono andato dall'Alpe di Susi, Bolzano, Verona, Milano, Tirano, Livigno, ok? 14 ore e alla sera sono arrivato qua demolito, contentissimo perché il giorno dopo andavo a girare il pipe. Ok, comunque passiamo alle gare, forse è meglio, cosa dici? Per quanto riguarda le gare, oltre all'ultima edizione di Hit the Gap, Mottolino ospita anche i Continental Pipe Open, che tra l'altro sono stati vinti da Chicco Ciapponi. Bene, adesso facciamo un piccolo passo indietro. Io ti ho sempre parlato di halfpipe, ma tu giustamente potresti chiedermi: ma proprio tutti sapevano girare in halfpipe? Beh, no, assolutamente no. Però chi non era capace imparava.
Quella che hai appena visto è una puntata di un programma TV chiamato Best Winter che andava in onda sull'emittente televisiva Video Music. Se stai seguendo le puntate di questa serie, già sai chi è Walter Rodigari e già sai che arriva a Livigno nel 1993 dopo aver vinto la generale di Coppa Italia. Ecco, però tieni conto che quella è stata una delle sue ultime stagioni di gare. Ma anche dopo aver smesso, Walter ha continuato ad essere l'uomo immagine del suo main sponsor che ai tempi era Benetton. E le sue collaborazioni con Benetton sono state un tassello fondamentale per la crescita dello snowpark di Mottolino. Su Best Winter uscì anche poi un episodio in cui Walter insegnava ai ragazzini a fare freeride, ma il vero clou deve ancora arrivare. Preparati. Allora, la Benetton in quegli anni correva in Formula 1 ed era motorizzata Renault. Bene, cosa succede? Succede che Walter viene convocato a Treviso dalla famiglia Benetton per una proposta. La proposta era che Walter avrebbe dovuto trovare il modo di pubblicizzare e sponsorizzare la Renault Laguna. Walter quindi decide che la pubblicità della Renault Laguna sarebbe stata fatta a Livigno e che sulla macchina sarebbe salito lui e i suoi amici con le loro tavole. Ecco, questo fu il risultato. E a me piace fare il rap, a me piace vestir male, a me piace fare tutto quello che non è normale. Infatti lo dimostro, il mio mondo gran casino e quando c'è un party sono sempre il primo dei più pazzi, cioè il numero uno, e quando mi ci metto non ce n'è mai per nessuno. Questa è la vita, gente, la generazione di ragazzi sempre persi che non hanno la direzione, ma con la testa a posto, una gran voglia di fare un salto un po' più nuovo dove ci si possa stare, yeah. Per Walter & Company essere al centro dell'attenzione non è una novità. Come non è una novità scoprire che una Laguna Station Wagon soddisfa tutti. Ding dong! La porta anteriore destra non è chiusa. Sarò onesto, non so cos'altro aggiungere su questa pubblicità. Comunque, io spero di averti raccontato un po' come lo snowpark del Mottolino si è fatto conoscere attraverso sponsorizzazioni, collaborazioni, eventi e tutte queste cose. E se hai voglia di conoscere il resto della storia, ti aspetto qui per il prossimo video. Ciao! Di Lele vi ho già Partiamo malissimo, Si è preso la responsabilità... La responsabilità? No, l'incarico. Commento... No. Cercatelo questo book, cercatelo, è in cassaforte a casa. No, non è vero, glielo devo riportare. Io Dennis, mi sto prendendo un po' di libertà artistica, ma ci sta. Scusa, mi sta suonando il cielo. È Andrea Ziliani che mi chiede se questa sera streamiamo su iRacing. Sì, signori, streamiamo su iRacing. Questa è la mia sveglia che mi dice di pubblicare un video su YouTube che non pubblicherò e non si... Andiamo con ordine però. Giusto? Giusto! Qua è suonato totalmente freestyle, ma ci sta secondo me. Ma neanche se lo leggo riesco a dirlo sto pezzo, ti rendi conto? Ma nel... Ok, aspetta. Ti ho raccontato un po'... No, dai. No. Ma ci sta però in realtà. E se hai voglia di continuare a... Se vuoi sapere... Sì. Grande cavallo.